Da Ravello a Minori, Tramonti si sviluppa in 13 frazioni, un territorio ricco di biodiversità che offre davvero tante cose, tra vino, olivi e anche pomodoro. Siamo qui con Vincenzo Sannino, il presidente Acar Bio, un'associazione senza scopi di lucro che si sta occupando di un progetto molto interessante che riguarda il pomodoro. Il pomodoro che noi abbiamo, la varietà che noi abbiamo recuperato dall'oblio è il famoso Re Umberto, che qui sul territorio è conosciuto come Re Fiascone. È un pomodoro che ha accompagnato praticamente la prima pizza margherita, da cui il nome. È una varietà selezionata nel 1800 e che poi è stata un po' soppiantata dal San Marzano per motivi di tipo commerciale. Questa varietà però non ha mai smesso di esistere sul nostro territorio, tant'è che siamo stati ben fortunati a recuperare i pochi semi, questo circa 5 anni fa, dalle mani di un vecchio contadino che continuava a parlare di questa storia, di questo pomodoro che esisteva ed era molto diffuso su tutto il territorio. Da lì, con un progetto di crowdfunding, coinvolgendo un po' i gruppi di acquisto solidale che erano sparsi in tutta la Campania, abbiamo lanciato un vero e proprio recupero ed oggi questo è il primo risultato di una produzione che mira a recuperare tantissimi terrazzamenti abbandonati e a ridare nuova luce a questa antica varietà. Ma diciamo una condizione di lavoro veramente disagevole, siamo in estrema pendenza. Chi ve lo fa fare? Qual è lo scopo? Questa è a tutti gli effetti un'agricoltura di tipo eroica, perché effettivamente non è facile coltivare queste pendenze e soprattutto noi miriamo a recuperare anche da un punto di vista commerciale, quindi ridare nuovo reddito ai pochi contadini che ancora mantengono intatto questo bellissimo paesaggio. Quindi Acar Bio recupera questa varietà e anche perché ha delle caratteristiche organolettiche particolari. Eccolo qua. Questo è il Re Umberto, un pomodoro che ha delle caratteristiche particolari. Magari lo vediamo com'è. Possiamo provare ad aprirlo per far vedere che è molto molto carnoso. Veniva utilizzato praticamente dalle famiglie per la famosa passata nelle bottiglie, ma E si dice che sia addirittura antecedente al San Marzano. questa qua è una varietà selezionata nel 1800 ed è quella che poi ha dato di fatto la linea di sangue attraverso altri due incroci alla creazione del San Marzano. Quindi un'attività agricola avete recuperato grazie a un pomodoro e vedo laggiù c'è il nostro Raffaele Giordano che sta raccogliendo i pomodori. Magari adesso lo raggiungo e andiamo a vedere che cosa sta combinando, se non cado. Raffaele. Eccoti, va bene. Allora, scusami che ti ho interrotto, volevo che tu mi raccontassi perché tu sei uno dei contadini che qui nella zona di Tramonti coltiva, siamo sull'appezzamento che gestite, diciamo, su cui lavorate tu e papà, Sì. no? Vedo una cosa particolare, cioè che il Re Fiascone o Re Umberto, come abbiamo detto già insieme a Vincenzo, ci sono fiorellini, pomodori piccoli verdi, un po' più grandi e rossi, come se voi faceste più raccolte. Sì, infatti noi facciamo più di una raccolta, Iniziate a raccogliere quando? i principi di agosto fino a settembre. Ma date le condizioni disagevoli e comunque un lavoro faticoso, che cosa ti ha spinto a impegnarti con Acar Bio in questo progetto? Beh, sicuramente l'amore per il mio territorio, per le nostre tradizioni e soprattutto diciamo, per valorizzare i prodotti del nostro territorio. Ma prima che questo fosse un campo di pomodori, che cos'era? Era zona montuosa, quindi era disagiata. Quindi praticamente quello che io vedo qui intorno, tutte terre abbandonate, Sì, e era così. era così. Era così. Quindi un grandissimo lavoro per sistemarlo. Sì, sacrifici, lavoro soprattutto e tanta pazienza. Ma io per arrivare qua ho dovuto salire tutto per i pendii, per le mulattiere. Ma una volta che il pomodoro, dopo tanta fatica, lo avete fatto, che cosa gli accade? Lo raccogliete e come lo portate giù? Lo trasportiamo giù a spalla.